questo nuovo video. Io sono Mondo Sommerso e sono in compagnia di Leo. Grazie per aver partecipato a questo video. Grazie a te di essere venuta a intervistarmi, è stato sicuramente un piacere. Leo è un appassionato di videogiochi, ci mostrerà la sua collezione e parleremo insieme un po' del collezionismo dei videogiochi. Esattamente, oggi vi farò vedere qualche pezzo della mia collezione. Allora, sono Leo, ho cominciato a collezionare principalmente Lego, ormai sarà circa 5 anni fa, perché non lo so, un periodo avevo visto il film di Ninjago Movie, mi è piaciuto molto, appunto c'ho la vetrina dietro, adesso non si vede nella ripresa, però è piena di Lego di Ninjago Movie. Ho iniziato a comprare quelli e poi da quelli lì insomma è stato tutto un susseguirsi di ritornare a recuperare anche oggetti della mia infanzia fondamentalmente. Poi da aver recuperato gli oggetti della mia infanzia sono passato ad appassionarmi ancora di più e quindi ho iniziato a recuperare oggetti che magari non ho avuto da piccolo ma che erano legati comunque a quel mondo che a me piaceva, come poteva essere i Pokémon, quindi magari ho recuperato dei Game Boy, edizione limitata dei Pokémon, qualcosa mi è rimasto ancora. Adesso purtroppo per inseguire degli altri progetti, degli altri sogni sto vendendo un po' tutto e, insomma, quindi ancora delle cose mi sono rimaste, però chiaramente non ho più tutti gli oggetti che avevo prima. Hai detto che prima hai collezionato i ricordi della tua infanzia. Sì. Ok. Cosa ti piaceva molto quando eri piccolo e hai voluto riportare adesso? Che è legata alla mia infanzia sicuramente sono i Pokémon, perché sono stati il primo videogioco che mi è stato regalato quando avevo 6 anni, sono tornato da scuola, avevo appunto finito il primo giorno e mi hanno fatto trovare il Game Boy Color con Pokémon Blu se non sbaglio. Vabbè, comunque questo qua è stato il primo videogioco della mia vita, poi i videogiochi comunque sono una parte fondamentale, perché no, ci ho sempre videogiocato e dunque ho iniziato a collezionare anche quelli per forza di cose, oltre ai Lego. Ma hai collezionato anche nel tempo giocattoli o più videogiochi, action figure? No, allora io ho collezionato principalmente Lego e videogiochi, Okay. quindi queste due cose qua, Lego, videogiochi e un po' anche di Funko Pop, si possono considerare action figure. Sì, dai, sì. Sì. Si possono considerare action figure più o meno, però comunque ho collezionato, a parte queste cose, nient'altro, giocattoli no. C'è stato un periodo che ci sono andato vicino, ci ho pensato di iniziare a collezionarli e che, avendo anche il gruppo di Mondo Nerd Italia, comunque c'è gente che colleziona giocattoli, pubblica foto, tipo le macchine della Nicco, Nicco giusto? Te lo ricordi te? Sì, sì. Vabbè, le macchine della Nicco appunto, queste cose così, insomma mi è venuta un po' di scimmia, poi sono riuscito a tenerla a bada. Bene. Qual è la tua console preferita? Allora, la mia console preferita è stata da sempre in realtà la PlayStation negli ultimi anni. Prima, quando ero piccolo, più cose della Nintendo, anche se comunque è sempre stata una cosa un po', diciamo un sogno un po' irraggiungibile, perché io da piccolo avevo sempre la Play 2 mentre mio fratello aveva il GameCube e non mi ci faceva giocare molto, quindi io potevo usare solo la mia PlayStation. Quindi da lì poi sono rimasto quasi sempre affezionato più alla PlayStation, però con la voglia di recuperare sempre su Nintendo, quindi poi nell'ultimo periodo ho recuperato appunto tante cose di Nintendo anche. Adesso come adesso in realtà non gioco quasi nessuna delle due cose, beh, gioco alla Switch perché poi ho preso il PC e quindi mi sono spostato definitivamente sul mondo del PC gaming. Ok. Tu hai molte collector, cioè edizioni speciali. Cosa ne pensi? Secondo te ne vale la pena? Sono più belle delle console normali? Allora, dipende chiaramente dalla collector, secondo me, dal prodotto, anche da persona a persona. Magari c'è una persona per cui ne può valer la pena, per un'altra no, è tutto sempre un po' anche soggettivo quando si parla di queste cose No, qua. cioè, ma la tua opinione, cioè tranquillamente. Sì. No, questa è la mia opinione, comunque è anche un po' soggettivo. Per chi ama avere in casa questo tipo di oggetti è molto meglio che venga prodotta una collector, se è di un videogioco che gli piace ovviamente. Ci sono anche giochi per cui magari sarebbe evitabile e lo fanno tanto per vendere il prodotto, secondo me, come dire. Cioè, ormai tutti vorrebbero vendere di più il proprio prodotto, come è giusto che sia, e quindi fanno anche collector di robe che obiettivamente potrebbero interessare poco. Qual è il tuo gioco preferito?
Allora, il mio gioco preferito, questa è una domanda difficile, diciamo che non ce ne può essere necessariamente uno solo, ecco, è una domanda. Ti posso dire il gioco a cui sicuramente ho giocato di più negli ultimi anni. Ok, sì. Ecco, negli ultimi anni quello a cui ho giocato di più, se devo fare un quadro generico, è sicuramente Rainbow Six Siege, perché Rainbow Six Siege penso di aver giocato almeno per 6 anni di fila, quindi in 6 anni, e ci ho giocato anche per tipo 8-10 ore al giorno certi giorni, anche per periodi prolungati, soprattutto durante il lockdown. Ho giocato anche ad altri giochi nel frattempo, sembrerà incredibile, ma ho fatto parecchio tempo a videogiocare. E qual è il tuo videogioco preferito dei Pokémon? Beh, diciamo che qua vado più sul fatto Sei proprio sicuro? del sentimento, nel senso che in realtà ora come ora i giochi come i Pokémon non è che mi fanno impazzire, non sono il genere di gioco che gioco adesso come adesso, ho più proprio un legame affettivo per via di quello che era nella mia infanzia, quindi da piccolo mi piacevano tantissimo, e quindi se devo dire dei titoli ti dico i primi, quindi il blu e poi anche la generazione dopo di oro, argento eccetera, perché ho giocato da piccolo tantissimo a quelli, insomma, bei ricordi di infanzia. Ho iniziato a collezionare, no, poi è uno schemino Sì, generale. sì, sì. Allora, quando ho iniziato a collezionare più seriamente? Allora, ho iniziato a collezionare più seriamente comunque che ero già più grande, perché a parte la mancanza di disponibilità economica da piccolo, ma comunque per anni mi sono allontanato abbastanza da questo mondo qua, e in generale è stata comunque appunto quella passione per Ninjago Movie che mi ha fatto tornare la voglia di possedere questo tipo di oggetti, e poi da lì mi è venuta voglia di recuperare tutta questa serie di altre cose legate sempre alla mia infanzia. I Lego, chiaramente il film, questo qua Ninjago Movie è moderno, però i Lego sono un'altra delle cose che da piccolo avevo e possedevo e che mi piacevano molto. E avevo su per giù 22 anni, adesso ne ho. Anni fa? Sì, più o meno, non lo so, adesso se te hai 22 anni, allora sì, più o meno la tua età. Già all'epoca, già quando avevo 22 anni comunque ho sempre videogiocato fin da quando ero bambino, nel senso che una PlayStation in casa ce l'ho sempre avuta, appunto, di tutte le generazioni. Ci sono stati dei periodi che appunto iniziavo già a simpatizzare per il fatto di avere una postazione da gaming un po' carina, cosa che poi alla fine ho effettivamente fatto. Poi sono passati degli anni, però comunque ci sono arrivato, grazie. Fa piacere, sempre bello ricevere dei complimenti per il duro lavoro. Collezione? Che proprio, cioè, emotivamente... Guarda, questo lo possiamo vedere anche alle mie spalle, forse non so se si vede nell'inquadratura, comunque lì sopra ci sono appunto i primi giochi dei Pokémon con un Game Boy Color, Advance ed SP, appunto, sempre dei Pokémon in edizione limitata anche Game Boy, perché sono. E poi c'è un quadro gigante di Mewtwo. Qual è il tuo preferito? È una sfida dura, vabbè, i set sono quelli della città, Ok. questi due set qua praticamente si potrebbero unire anche a quello lì, viene un unico set gigante. Questo seduto che lo teneva così, come no? uno stress incredibile. Un altro che lo teneva lui con la testa sotto la sedia, così non si poteva girare. A muovere bene. E sotto. Che bello! Questo esatto, queste qua purtroppo sono tutte cose che stanno per abbandonare la mia collezione. Sono tutte cose ormai già, a parte le carte che devo ancora vendere, il resto è tutta roba già venduta. Se vuoi spostare qualche cosa per fare dei titoli sotto, fai pure. Sì, puoi fare tu. Io Ah. ho paura sempre di fare dei danni. Vabbè, ti faccio vedere Grazie. qualche titolo. Aspetta, così non si vede bene, c'è poca illuminazione. Prova a spostarti. Aspetta, vengo al tuo Esatto. posto. Grazie. No, così faccio ombra io. No, va benissimo. Si fa un po' di titoli che ci stanno per abbandonare. Titoli del DS, Game Boy Advance, Game Boy Color. Che bello questo vario. Qua Master of Disguise si chiama. Yoshi's Island, Mario vs Donkey Kong 2, Mario vs Donkey Kong del DS chiaramente. Nintendo questo. Qua altri Nintendo, Mario vs Donkey Kong Game Boy Advance, Mario Pinball Land, Banjo Kazooie, La vendetta di Grunghi, Banjo Pilot, Zelda Force Wars,
Zelda Oracle of Age e Zelda Oracle of Season. Poi ci abbiamo, aspetta che non li devo confondere più che altro, ok. Ci abbiamo di là Zelda Link's, no, The Minish Cap. Lì sono dei giochi dei Looney Tunes. E quale carte? Yu-Gi-Oh! E Pokémon? Ma carte Yu-Gi-Oh! E Pokémon, questa qui è carina, in realtà è una scacchiera, qua sotto. È una scacchiera di Super Mario. Questa è molto carina. Questa in realtà la devo vendere ancora. L'unica cosa che la devo ancora vendere. Tutti i personaggini. Poi sotto ci deve essere anche il tavolo da gioco. Carina questa comunque. Sì. Yu-Gi-Oh! Niente di che, chiaramente, sono poche carte, Quelle della tua infanzia. diciamo di sì. C'è anche qualche carta carina di questo drago, come si chiamava? Qua in realtà c'è anche il mitico drago bianco occhi blu. Boh, è una carta famosissima quando eravamo piccoli. Ne ho sentito parlare. Molto bella. Tenuta anche molto bene. Anche perché so che le carte di Yu-Gi-Oh! Si distruggono con una facilità incredibile. Tra le carte in generale collezionabili. Sono molto delicate. Beh, anche quelle Pokémon qua, un po' di carte Pokémon. Bello questo Jenga. Adesso non ce l'ho, però normalmente ho anche le lenzuola di Jenga. In questo momento non ce le ho. Poi vabbè, in realtà anche di là c'erano appunto tante carte Pokémon, però roba più moderna, diciamo, qua sono quelle più vecchie che ho. Comunque anche qua niente di particolarmente raro, ecco, qua è tutta roba trovabilissima. Diciamo che i pezzi più belli ormai ce ne sono già andati, tra l'altro. Le uniche cose belle, ecco, che mi sono rimaste ancora, che sono abbastanza belle, tipo quel Game Boy Advance SP di Charizard e anche, vabbè, gli altri due Game Boy dei Pokémon non sono male comunque. Poi c'è qualcosa che diciamo che adesso ti faccio vedere, non la sto a tirar fuori ma ti faccio vedere la scatola di una Nintendo 64 che diciamo anche questa non è rara, però la rarità sta nel fatto che è nuova, quindi, Ok. però anche questa ormai è già venduta pure lei, che è qua dentro. Questa qua è la Mario Pack, è una versione abbastanza tranquilla. C'è addirittura ancora il prezzo in lire sopra. Ed includeva appunto dentro una Nintendo 64 e il gioco Mario 64. Perfetta. Sì, questa qua è nuova proprio, non è mai stata utilizzata né niente. L'ho tirata fuori io giusto per verificare, chiaramente, quando l'ho acquistata. È bellissimo. Sì, Lucida sembra appena uscita dal magazzino. Dietro c'era qualche titolo della 64. Tanto Bomberman Hero ce l'abbiamo lì sul tavolo per fare un esempio. Cercherò di non ammaccarla proprio adesso. Poi in realtà anche qua dentro abbiamo altre cose. Qua abbiamo tutti altri giochi Game Boy, dietro un'altra fila di giochi della 64. Poi anche qua dentro abbiamo giochi Play 2, una Play 4, giochi della GameCube dietro anche in realtà, qualche collector. PS4 e PS4, se non sbaglio. Quella è una PS4 Pro di The Last of Us Part 2, quell'altra è una collector edition invece di Dragon Ball Z Kakarot.
Niente di incredibile. Sotto c'è qualche altro gioco della PS1 dove sì, niente, ormai è rimasta pochissima roba. Poi tra l'altro giochi di calcio a cui tuo padre è interessato. Questo che piace a me. Questo lo vuole comprare lei. Ho deciso ormai. No, la collezione di videogiochi è tutta di mio padre. Io do solo dei consigli e poi... Esatto. Dei Consigli vengono della serie, seguiti. devi comprare questo, lo sappiamo tutti come sono le donne. No, scherzo. Invece anche questo Più o meno, è sì. diverso. Ma nel retro gaming esistono i falsi? Allora sì, ovviamente esistono falsi anche nel mondo del retro gaming, chiaramente non è che sono tantissimi, però insomma chi ha un minimo di esperienza nell'avere i videogiochi sotto mano, perché poi se hai una collezione ovviamente ti ritrovi ad avere le scatole sotto mano, basta che guardi un po' i documenti, riesci a capire le differenze che ci sono tra magari una copia fake e una originale. Per fare un esempio, per esempio i giochi del Game Boy, una cosa tipica, ma anche quelli della Nintendo 64, con le scatole di cartone, se tu guardi un cartone originale, quando lo tocchi all'interno è un po' leggermente ruvido, come dire, ha un colore più tendente al grigio, mentre le copie fake tipicamente sono totalmente lisce al tatto e il colore è assolutamente bianco. Quindi insomma questo è un esempio, poi ce ne possono essere altri. Un'altra cosa che fanno nel mondo dei videogiochi è risigillare magari dei videogiochi, quindi prendono un gioco che è usato, lo risigillano, hanno anche magari dei modi per farlo sembrare, per esempio sempre nel caso della Nintendo, dove c'è il tipico red strip o comunque la banda strappo della Nintendo, hanno dei modi anche per riprodurla alcuni e provano a risigillare dei giochi che chiaramente se sono sigillati hanno un valore molto differente perché poi li vogliono rivendere come nuovi che non sono. Anche lì comunque ci sono dei metodi per riconoscere appunto le differenze tra un originale e un falso. Adesso questa cosa così bene non la so chiaramente. Ho qualche gioco originale io della Nintendo sigillato, per esempio dei GameCube, quindi se devo comprare qualche gioco sigillato del GameCube provo a paragonare un po', insomma. Poi dipende perché in realtà anche lì ci sono varie possibilità, magari non venivano distribuiti ovunque nello stesso modo, quindi dipende anche da che versione è. Magari in America per esempio per tutto un periodo venivano distribuiti con una pellicola senza nessun simbolo distintivo della Nintendo, oppure qua in Europa quando c'erano i giochi della Nintendo 64 in Italia venivano distribuiti senza pellicola, in altre parti d'Europa invece venivano distribuiti con la pellicola Nintendo, sempre con la banda strappo Nintendo per esempio. Quindi ci possono essere differenze anche da questo punto di vista, poi in base alla regione da cui provengono, magari ci sono quelli PAL europei, poi PAL italiani, PAL cosa, insomma PAL di mille tipi, ci possono essere quelli americani, ci possono essere quelli giapponesi, insomma tante tipologie. Ma secondo te è un fenomeno, come ad esempio, probabilmente lo conosci, il caso della Lepin della Lego, che la Lepin Sì. aveva copiato esattamente anche la formula chimica della plastica della Lego, o secondo te è qualcosa più, cioè marginale, nel senso, come problema? No, beh, è sicuramente molto più marginale, nel senso non siamo ai livelli della Lego che chiaramente veniva totalmente derubata del suo lavoro, no, non siamo a quei livelli lì. Ok. C'è da dire che allora, tipo per esempio per i Lego appunto è scaduto adesso, se non sbaglio, allora non voglio dire una cavolata, nel caso avrò detto una cavolata. Ok, lo taglio sappiate. nel caso. Vabbè, poi verifica, documentati. Va bene. Comunque, se non sbaglio dovrebbe essere scaduto il tempo per cui durava il loro brevetto sui mattoncini Lego e quindi adesso anche altre aziende possono produrre mattoncini giocattolo, chiaramente però non è che gli possono copiare la scatola, le istruzioni, il set proprio in sé, eppure è quello che fa la Lepin con la Lego, però insomma io non approvo, io sono contro i fake, viva l'originalità. Sì, anch'io. Ah, scusa devo dare un attimo di bagno, io sono un po'... Questo bellissimo artbook della città incantata, lo studio Ghibli. Tra l'altro questi pezzi adesso hanno aumentato un sacco di prezzo, sono molto rari. E lo studio Ghibli è diventato negli ultimi anni famosissimo.
Questo so, nel 2019 secondo me si trova. Allora, che in altri triangoli penso. Magari ordinario. Molto difficile. Beh, è bello, sono dei bei disegni comunque dentro. Il maestro. Spengo un attimo l'aria perché altro non è quella che mi fa il mal di stomaco. E beh, poi caldo freddo, Quello sì. Sono tutti gli sketch dei personaggi. 12 ore per matrimonio. Bellissimo. Io dove li metto meglio a mangiare. No, te hai idea, io muoio, mi fanno tenere 12 ore in mano quella roba lì che pesa tipo 6 kg. Sì, lì non mangi Sì, neanche, era. in effetti. Tutte No, alla le sue fine sì, pause. poi alla fine mi fanno... No, mangiare mangio, però un po' da cazzo, nel senso che però, cioè, va bene, non è che comunque io devo stare a fare delle riprese. Nel senso, loro pagano per un servizio, anche se io vado lì per imparare, non è che posso star lì a farmi vedere che cazzeggio. Sì, è vero, devi fare, sì. Cioè loro in teoria pagano per dei... Vabbè, una cornice comunque fatta a mano, cioè a mano, vabbè, dagli artigiani comunque. Bellissimo. Qua un angolo dedicato a Zelda. Io non ci ho mai giocato veramente a Zelda. L'ho provato alla Games Week e mi è piaciuto molto, però non ci ho mai giocato. Taglia, Ok. Alexa risponde sempre solo ok. Mi Va piace, bene, bella ok. secca, bella secca e decisa. Non ha molto senso dell'umorismo in effetti. Ma queste parti le hai scelte tu o hai preso tipo... Che cosa? Le parti all'interno del computer le hai scelte No, tu? ho detto non l'ho assemblato io, questo qua l'ho comprato da K Informatica, che è un negozio che li vende già così online. C'è anche il negozio fisico, quindi sono di Bergamo, si può andare anche nel loro negozio a comprare i PC chiaramente. Però questo qua era un buon modello, bene o male, l'ho preso verso novembre. È costato chiaramente, però insomma fa il suo dovere. E niente. C'è altre domande te? Sì, Possiamo far vedere qualche pezzo? sì, se fate mica di qualche batta, siete tesissimi e tutte e due. No, io sono tranquillo, no, in realtà sono tranquillo. Sto cercando adesso di ricordarmi le cose da dire guardandogli. Sì, anche perché, no, ma sei bravissimo, perché poi senza preparazione non è facile. Cioè. Sì, è vero. Bellissimo. No, vabbè, io sono tranquillo, tanto lo so che poi taglia le parti, quindi cioè, sceglierà chiaramente le parti No, più però ben sei stato impostate. davvero bravo. Cioè, io secondo Questa me la mette di dovrò- sicuro, Eh? Questa qua la mette di sicuro. Cosa? Questa parte qua. Cioè, questa la devi mettere tagliata tipo, sai quando fai gli spezzoni nel Per i mezzo, bloopers. dei piccoli Ma un pezzo fuori speciale scena. della Hello, darkness, my old friend.